Credo che la lentezza sia la soluzione a quasi tutti i nostri attuali problemi. La lentezza ci permette di mangiare meglio, ci permette di relazionarci meglio e di lavorare meglio. In poche parole, la lentezza ci permette di vivere meglio. Eppure passiamo le nostre giornate in un mondo che va sempre più veloce e non ci rendiamo conto del prezzo che paghiamo per questo modo di vivere. Ci rimettono la nostra salute, le nostre relazioni, la società e l'ambiente in cui viviamo. In occasione della Giornata Mondiale della Lentezza, che quest'anno sarà lunedì 2 maggio, vorrei condividere con voi in questo video perché credo che vivere con lentezza sia così importante al giorno d'oggi. Io sono Miriam e in questo canale pubblico ogni settimana idee e spunti pratici per vivere una vita più lenta e consapevole nel nostro frenetico mondo moderno. Che cos'è lo slow living? Sicuramente qualcuno di voi lo sa già, ma lo ripeto per chi fosse nuovo. Che cos'è lo slow living? Lo slow living, in italiano vita lenta, è uno stile di vita che si adatta in particolar modo a tutti coloro che sentono l'esigenza di rallentare in un mondo che scorre troppo velocemente. È uno stile di vita che si sta sempre più diffondendo in questi anni, forse anche a causa della pandemia che ci ha colpito in questo periodo. Infatti, a fianco a tutte le conseguenze negative che tutti conosciamo e che ci sono state in questi anni, la pandemia ci ha costretto a fermarci e quindi anche a riappropriarci del nostro tempo. Questo ci ha fatto riscoprire il piacere di fare delle cose che magari non facevamo da tanto tempo, oppure di prenderci un po' di meritato tempo per noi stessi e per la nostra famiglia. Abbiamo riscoperto valori importanti, abbiamo riflettuto sul vero significato della vita e probabilmente ognuno di noi ha trovato qualche risposta. E allora oggi la domanda che è rimasta nella mente di molti è: vale la pena tornare a correre? Perché vivere con lentezza è importante? La lentezza è importante perché ci permette di vivere davvero. La lentezza ci permette di essere più consapevoli durante le nostre giornate e quindi di vivere una vita più piena e significativa, a differenza di quando corriamo tutto il giorno e non ci rendiamo neanche conto di quello che ci succede intorno. Ci permette di essere più presenti per la nostra famiglia e per le persone a cui vogliamo bene, perché siamo pieni di energie da scambiare con gli altri. Ci dà l'opportunità di assaporare la felicità e goderci la vita. La lentezza ci permette di pensare per capire chi siamo e cosa vogliamo, ci permette di trovare quell'attimo per riflettere, per capire se siamo sulla strada giusta oppure se vale la pena fare qualcosa per cambiare direzione. La lentezza è una cura. Lo slow living, quindi il vivere lentamente, ci permette di seguire il nostro ritmo naturale e di trovare il nostro equilibrio interiore. Ci permette di essere più in salute perché abbiamo tempo di cucinare qualcosa di sano invece che andare avanti con cibi pronti e surgelati. Ci permette di fare magari un po' di attività fisica e quindi di staccare la spina. Anche sul lavoro saremmo più lucidi e produttivi. L'energia mentale ci permette di essere più efficienti e quindi di produrre più risultati. Siamo chiamati a rispondere in poco tempo a email, messaggi e chiamate, ma il cervello è scientificamente una macchina lenta e per questo ci sentiamo affannati e sopraffatti. Alcuni stati, ad esempio quelli del nord Europa, stanno riducendo le ore lavorative perché si sono resi conto che se le persone lavorano meno, riescono a vivere meglio e sul luogo di lavoro sono molto più produttive. Tra l'altro, i loro risultati economici positivi mostrano come questo sia possibile. La lentezza è una lente che ci permette di vivere diversamente tutti i giorni della nostra vita e di apprezzare anche maggiormente ciò che ci circonda. È un modo attraverso il quale possiamo sentirci maggiormente in connessione con il mondo e possiamo notare dei particolari che altrimenti non potremmo vedere se corriamo.
La lentezza al giorno d'oggi è, oserei dire, la nostra salvezza, perché ci porta verso una società più riflessiva e rispettosa verso noi stessi, gli altri e l'ambiente. La lentezza ci permette di avere il tempo, di essere più consapevoli rispetto alle scelte che facciamo e quindi anche su quello che acquistiamo, puntando maggiormente sulla qualità di qualcosa piuttosto che sulla quantità. Rallentando il ritmo, possiamo scegliere quali sono le cose che contano davvero per noi ed eliminare il superfluo. Per me scoprire lo slow living è stato di grandissimo aiuto perché mi ha fatto capire di non essere la sola a provare questo tipo di disagio verso la società attuale. Il fatto di dover essere sempre sul pezzo, connessi in ogni momento, mi crea una sensazione che non è piacevole e quindi ho pensato che fosse importante fare qualcosa per cambiare questa situazione. Secondo me la prima cosa da fare sarebbe quella di allontanarci dall'idea negativa legata a questo termine, quindi lentezza. Se sei lento vuol dire che sei automaticamente pigro e indolente. In realtà la lentezza non è da considerare come fine a se stessa, ma come un'opportunità di avere un maggiore benessere individuale e anche collettivo. So benissimo come nella pratica sia difficile portare avanti questa idea e questo stile di vita, perché purtroppo per varie ragioni non possiamo tirarci indietro e le cose sono da fare. Allo stesso tempo però possiamo decidere di rallentare appena possiamo. Ogni volta che è possibile e con le nostre scelte quotidiane possiamo scegliere una vita lenta in una società che corre. All'interno del mio canale potete trovare dei video dedicati proprio a come poter vivere una vita più lenta e consapevole. Ad esempio ho fatto in passato dei video su come mettere in pratica lo slow living oppure su come lo slow living può adattarsi alla vita di città. Ad esempio anche io stessa vivo a Milano. E per voi che cos'è la lentezza? Fatemelo sapere nei commenti così possiamo confrontarci e scambiarci opinioni in merito. Vi ricordo di mettere un mi piace al video se anche voi volete sostenere uno stile di vita più lento e consapevole e vi ricordo anche di iscrivervi al canale se volete vedere nuovi video a tema slow living, minimalismo e sostenibilità. Intanto vi auguro di trovare un momento di lentezza all'interno delle vostre giornate per ritrovare il vostro ritmo naturale e ciò che vi rende veramente felici. Ciao, a presto!